Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi ci siamo spostati in Carnia. Per chi non è familiare col concetto, la Carnia è una parte montana del Friuli storico, composta da 7 vallate, con alcune caratteristiche culturali peculiari che la caratterizzano. In particolare la parlata carnica, la variante della lingua friulana tipica della Carnia, è molto tradizionale, con dei suoni molto più duri, tanto che spesso viene definita la madre del Friuli. Ecco, oggi siamo a Invillino. Perché siamo venuti a Invillino? Al di là dei resti che potete vedere alle mie spalle e nelle riprese che abbiamo fatto in precedenza, perché è il penultimo dei nostri appuntamenti riguardanti i castra citati da Paolo Diacono in merito all'invasione avara dell'inizio del VII secolo. Invillino viene non da tutti, ma da molti degli studiosi identificato con l'imprendibile Ibligne citata da Paolo Diacono. Noi in questo momento ci troviamo sul Col di Zucca, che non è la sede ipotetica del castra, ma quella della zona di culto. Il castra, secondo chi lo identifica con lo stesso di Paolo Diacono, si trova a 2 chilometri in quella direzione ed è sul Colle Santino, diciamo di fronte a noi. Ai nostri piedi qui sotto scorre il tagliamento che abbiamo già incontrato nel castrum di Ragogna, e un tagliamento in questo caso non particolarmente vivace, perché buona parte delle sue acque sono state utilizzate per le centrali elettriche, la centrale elettrica di Son Plago. Fra gli anni 60 e gli anni 70 del XX secolo l'Università di Monaco di Baviera ha indetto delle campagne di scavo archeologico su questi due colli, prima sul colle che ha mostrato segni di abitazioni e poi di fortificazioni, e poi su questo che ha mostrato appunto segni di luoghi di culto. Entrambi i colli indicano una presenza precedente a quella longobarda, ma rimangono abitati e utilizzati anche fra VI e VII secolo. In particolare la zona in cui ci troviamo mostra una pianta di V secolo molto ricca, molto importante, che poi viene completamente abbandonata e distrutta all'inizio del VII secolo. Chi ci vuole vedere una coincidenza con i fatti narrati da Paolo Diacono deduce che sia stata distrutta durante l'attacco avaro. Ora, questo non è possibile saperlo. Quello che si sa è che poi viene costruito un secondo edificio di culto più piccolo e modesto, probabilmente destinato più all'uso funerario, nello stesso sito all'inizio del VII secolo. Mentre la zona del castrum, che viene appunto rafforzato, fortificato, vedrà nei secoli successivi lo svilupparsi di una zona di culto non legata solo all'ambito funerario, che lo porterà alla chiesa ancora attualmente in uso sul Colle Santino. Non abbiamo grandissime informazioni oltre a queste, ovviamente aggiungeremo in link tutte le descrizioni come sempre e la bibliografia che è ancora possibile reperire online. Resta il fatto che ci troviamo in una posizione geografica in effetti compatibile con tutto quello di cui abbiamo già parlato nei video precedenti, quindi l'attenzione alle vie, perché in quella direzione passa la cosiddetta Giulia Augusta, e quindi la strada che va verso il passo di Montecroce Carnico e da lì all'Austria, passo molto più utilizzato di quello di Tarvisio, che invece attualmente, avendo l'autostrada, è il passo più noto che porta dal Friuli all'Austria, mentre in quella direzione si va verso il passo della Mauria e quindi si scavalla dall'altra parte verso il Cadore. Ci troviamo quindi in una posizione fortemente caratterizzata dal controllo sulle assi viarie. La presenza poi di strutture così ricche, vedrete nelle riprese, con la presenza addirittura di mosaici per il V secolo, lascia intendere che quindi ci fosse una certa ricchezza nel territorio, probabilmente derivante proprio da questo utilizzo del controllo delle assi viarie. Lo stesso discorso vale per il castrum vero e proprio. Altre informazioni non ne abbiamo, ci sono dei ritrovamenti sporadici all'interno di queste aree, ad esempio un pomolo di Spata attribuibile all'epoca longobarda, degli elementi di corredo tardo-antichi romani, mentre pare non essere attestata in maniera particolarmente chiara la presenza gota, ad esempio. Non c'è granché da aggiungere, chiudiamo qui il video, vi lasciamo con le bellissime riprese di questa Ibligne
innevata. E aggiungiamo solo 2 cose. Come sempre, per chi volesse sostenerci c'è il nostro profilo Patreon, che lasciamo in link in descrizione e alla fine del video. E a proposito del profilo Patreon, ringraziamo particolarmente una nostra sostenitrice, Andrea, una collega ricostruttrice storica austriaca, che ci mostra sempre grande entusiasmo per tutti i contenuti che produciamo. Bene, alla prossima e mandi dalla Fara e da Fuz.